Benvenuti. Facciamo un paio di minuti di silenzio e forse la parola facciamo è di troppo. Lasciamo che sia il silenzio a fare e noi stiamocene tranquilli per un paio di minuti. Va bene. Negli ambienti spirituali si parla molto spesso dell'importanza del non attaccamento, di coltivare un distacco da tutto. Questo perché l'attaccamento limita la nostra libertà, perché quando noi siamo attaccati a qualcosa diventiamo dipendenti da quella cosa a cui siamo attaccati. E ovviamente la dipendenza è il contrario della libertà. E quindi se noi analizziamo quello che succede quando c'è dipendenza da qualcosa, scopriamo che, diventa una sorgente di molte forme diverse di sofferenza. Se è qualcosa di bello, di prezioso, c'è la paura di perderlo o che ci venga sottratto e così via. E quindi, il non attaccamento, è una meta che nei sistemi spirituali viene perseguita con molti metodi, alcuni un po' meno saggi, altri un po' più saggi. Per esempio per esempio, ehm c'è un modo molto, a volte molto efficace in alcuni casi funziona molto bene, che è quello di osservare il proprio attaccamento, osservare di che cosa sa la nostra dipendenza, il nostro attaccamento. Quando noi siamo attaccati a qualcosa, quando desideriamo qualcosa, no, quando siamo dipendenti da qualcosa o da qualcuno ovviamente, tutta la nostra attenzione va sull'oggetto del nostro attaccamento. Pensate, se uno è dipendente, da una persona, in tutti i sensi, puoi essere dipendente odiandola, ma economicamente dipendente da quella persona, oppure puoi essere dipendente perché la vuoi per te. Comunque sia, la nostra attenzione spia tutti i movimenti, cerca di indovinare tutte le intenzioni di quella persona da cui siamo dipendenti. Se si vuole sottrarre, se gli siamo graditi o meno e così via. Quindi l'attenzione va sull'oggetto. Invece quando in certi, sistemi sapienziali, si consiglia di osservare non l'oggetto da cui si è dipendenti, ma il proprio senso di attrazione, il proprio senso di attaccamento, e allora si sottrae, energia da quell'attaccamento perché un po' la devi mettere nell'osservazione. Quindi il fatto stesso di osservare il proprio attaccamento, depotenzia l'attaccamento perché una parte dell'energia, mentale deve essere occupata nell'osservare. E a volte può succedere anche che ci si liberi da quell'attaccamento, però, ce ne sono tanti altri. La vita è piena di queste cose, no, quindi, ehm, ecco, in altri casi ci sono dei sistemi meno saggi, quelli che sono un po' la via ascetica, se volete, in un senso molto molto lato, cioè
usare la volontà e sforzarsi di contrastare i nostri attaccamenti negandoci a priori l'oggetto verso cui proviamo attaccamento. Quindi, è un po' come, sì, insomma, eliminare qualcosa cercando o sperando di abituarsi a farne a meno. Il problema è che più, noi neghiamo qualcosa che dentro desideriamo, e più, energia diamo a quella cosa che ci comincia ad ossessionare. Se io, taglio via il desiderio sessuale, nel senso che mi distacco dalla sessualità, sarò perseguitato da fantasie erotiche che non riesco ad eliminare. No, come se io decido di fare un digiuno, starò spesso e volentieri la mia mente sarà occupata da immagini di cibo, eccetera, eccetera. Cioè che noi siamo tutto ciò che noi vogliamo estromettere dalla nostra vita, ci ossessiona in un altro modo. Questo perché? Perché in realtà, anche l'attaccamento, anche il desiderio è un'energia ed è un'energia potente. E di chi è questa energia? È chiaro, è mia, sono io. Io non sono solo quello che vuole la libertà dalle dipendenze. Io sono anche quello che è attaccato alle cose da cui si sente dipendente, capite? Sono sempre io, è sempre la mente. La mente, come dico a volte, è il palcoscenico, la scenografia, gli attori, il regista, è tutta la storia e in questa storia ci stanno 2 antagonisti, uno che vuole essere distaccato e l'altro che non può fare a meno di attaccarsi e di essere dipendente e questi 2 combattono, ma è una stessa energia che si rivolta contro. È un cane che cerca di addentare la propria coda perché non si rende conto che è sempre lui. E quindi questa lotta continua contro l'attaccamento diventa un enorme spreco di energia in conflitti che producono anch'essi sofferenza come lo producono le conseguenze di una dipendenza. Certamente l'analisi che fanno questi diciamo certe tradizioni spirituali è giusta, cioè l'analisi che loro fanno è che l'attaccamento di fatto limita la nostra libertà, ci rende dipendenti e, in questo modo generiamo sofferenza e conflitto. Questo è un'analisi reale. Ehm ma, quanto a voler eliminare la dipendenza e l'attaccamento attraverso delle pratiche, così, non è che funzioni tanto, no, non è che funzioni tanto. Certamente può ridurre, quindi, se uno soffre di dipendenza è bene che si dia da fare magari nella propria vita per liberarsene, ma stiamo sempre muovendoci nell'ambito di un organismo vivente, un corpo e una mente, che deve trovare il modo di vivere nel modo meno doloroso possibile. Allora c'è qualcosa di più profondo in tutto questo. C'è qualcosa di più profondo in questo meccanismo dove l'attaccamento genera dipendenza. Se mi attacco a qualcosa, quel io divento dipendente da quella cosa e a sua volta essere dipendente da qualcosa aumenta l'attaccamento. Questo circolo vizioso, no, ma, questo lo vedono tutti. Che altro c'è da vedere su questo? Allora cominciamo intanto a dire che la parola dipendenza va un attimo esplorata meglio, perché può voler dire cose molto diverse. Ci sono 2
tipi, 2 significati che molto diversi che possiamo trovare nella parola dipendenza. Un primo significato si riferisce a quella che potremmo chiamare una dipendenza naturale, che fa parte nella natura delle cose e che, se non ci fosse, noi non ci saremmo neanche noi. Un altro modo di chiamarla è interdipendenza, cioè il fatto che noi per esistere siamo dipendenti da tutto. Un corpo, il nostro corpo, dipende dall'aria che respira, dall'acqua che beve, dal cibo che mangia, dalla forza di gravità che lo tiene attaccato alla terra, dal sole che nella giusta distanza dà il calore necessario e la luce necessaria alla vita, dalle piante, dagli animali, dalle galassie. Cioè, senza una di queste cose noi non potremmo esistere. Quindi siamo molto dipendenti da questo punto di vista, no, sarebbe folle dire: "Io voglio essere libero da questa dipendenza", perché appunto è una dipendenza naturale. E non è solo io ho fatto l'esempio di una dipendenza, dal punto di vista fisico, no, materiale, ma ci sono delle dipendenze naturali dal punto di vista mentale e ne vorrei parlare dedicare un po' di tempo a parlarne di una, perché è fondamentale e mi sembra che sia molto, molto poco vista soprattutto nei nostri tempi. Ehm, Verso metà del secolo scorso, un grande psicologo, Bowlby, scrisse dei libri in cui, pubblicava i risultati di una ricerca scientifica, ehm, e esponeva quella che chiamò teoria dell'attaccamento, tanto per usare proprio una parola, no, cioè lui si accorse che, nel caso degli esseri umani, Homo sapiens, e nel caso di alcuni primati, c'era un comportamento specifico che regolava il rapporto fra i bambini piccoli e i cuccioli, diciamo, le figura di sostegno, la madre, e questo comportamento era diverso da quello di tutti gli altri animali, anche mammiferi, eccetera. Per fare così adesso darvi così un'immagine, un cliché, se un cucciolo di tigre se un cucciolo di tigre, si trova minacciato da un qualche predatore e deve scappare, da una parte c'è la tana sicura, dall'altro c'è la mamma, se la tana sicura è più vicina, scappa verso la tana. Un bambino o una scimmia di quei primati di cui vi dicevo, comunque va verso la mamma. La teoria dell'attaccamento, che è stata dimostrata scientificamente in modi veramente certi, usando la psicologia sperimentale, usando l'etologia, usando la psicoanalisi, usando i test, eccetera, ed è ormai acclarata come teoria, radicata scientificamente. Ecco, questa teoria dice che c'è uno speciale rapporto di dipendenza, quindi di attaccamento fra il cucciolo, il bambino e la madre, ehm, che in per cui il cucciolo ha bisogno di una presenza costante fisica da parte della madre, senza la quale, si sviluppano dei disturbi e delle ferite psichiche difficilmente guaribili del tutto. Cioè i nostri per fare un esempio, i nostri, bambini quando nascono, è come se fossero ancora dentro la mamma, diciamo così. Fisicamente ne escono, ma mentalmente
sono ancora in uno stato di totale simbiosi con la madre. Il loro compito evolutivo è quello di sviluppare un io, mano a mano, un io, diciamo, integrato, attraverso un processo che è di separazione dalla mamma e di individuazione, ed è un processo lento e progressivo che dura 3 anni circa. Durante quel periodo il bambino ha bisogno della presenza costante della mamma o, se non è la mamma, di una figura che però diventa la figura principale di attaccamento. È stato fatto un esperimento, per esempio, su un cucciolo di una non mi ricordo che tipo di scimmie erano, un cucciolo di scimmia che, c'erano varie madri scimmia con vari cuccioli. Questo cucciolo particolare è stato separato dalla madre e tenuto in isolamento per 1 settimana. Dopodiché è stato rimesso con la mamma. Ebbene, questo, abbandono, diciamo così, ha segnato la psiche di questo cucciolo, nel senso che non si è più sentito sicuro come gli altri invece di poter esplorare cose nuove, il mondo in una maniera aperta, perché è come se gli mancasse una base sicura. Dopo 4 anni da questa separazione di 1 settimana dalla madre, messo insieme coi suoi coetanei, ormai tutti cresciuti, in un ambiente nuovo, i suoi coetanei lo esploravano e vedevano com'era. Lui si metteva in un angolo e non si muoveva perché, aveva paura. Quindi, capite che questa teoria dell'attaccamento ci dice delle cose importanti, non solo Bowlby, ha anche esplorato che cosa succede quando avviene un abbandono o quando un bambino è separato per un tempo considerevole, dalla madre. All'inizio piange, si arrabbia e protesta, perché questo è un modo di, far sì, e lo fa anche quando torna, se torna la madre dopo un'assenza, può protestare perché, in questo modo evita che si ripeta questa cosa. Piange e protesta. Se, nonostante questo la mamma non c'è, non torna, sto parlando di mamma, ma mi intendo una figura di riferimento, dell'attaccamento, quindi può essere la nonna, può essere il papà, può essere chiunque, ma che deve essere sempre presente. Adesso per semplicità dico la mamma. Se, dopo un certo tempo, il bambino finisce di piangere, di gridare e passa un periodo di quasi ebetudine, insomma rimane, e cioè è una forma di lutto naturalmente, no, è una forma di lutto, e durante questo periodo lui non accetta figure sostitutive, non accetta che qualcuno si occupi di lui come passato un certo tempo, se la mamma non torna, allora comincia a mettersi in contatto con figure sostitutive, ma il danno è fatto, nel senso che, ha dovuto innalzare una serie di meccanismi di difesa, e che in qualche modo, hanno segnato la sua psiche. Ecco, ora è interessante anche, appunto, quindi il fatto che, in questa bisogno di una presenza costante di una figura che, ripeto, accompagna il bambino, per un bel periodo, insomma, finché che c'è un rapporto interessante fra la sicurezza della presenza di una figura di attaccamento che sta lì e la capacità del cucciolo, del bambino, di esplorare, di aprirsi al nuovo. Cioè, la meta evolutiva, come dicevo, del bambino è quella di, sviluppare un io separato dalla mamma e, ehm,
individuarsi in un suo io. Ma questo processo di separazione e individuazione dalla mamma, che è stato studiato nelle sue varie fasi, questo processo è favorito dalla presenza costante di una figura di attaccamento, perché questa figura gli dà la base sicura per potersi avventurare fuori della mamma, capite? Se invece la mamma c'è e non c'è, cioè se c'è una alternanza di assenza e presenza, questa base sicura gli viene a mancare e allora non è facile per lui avventurarsi fuori e come c'è la mamma si attacca spasmodicamente a quella figura e non se ne stacca, capite? Insomma, immaginate in un parco una mamma seduta sulla panchina che parla con un'amica, un bambino sano, in qualche modo che ha avuto ed ha quella presenza, si avventura in mezzo ai cespugli, esplora gli alberi, esplora, poi ogni tanto torna dalla mamma per fare rifornimento di sicurezza e poi rivà. Un bambino che ha avuto degli abbandoni non s'allontana dalla panchina, s'attacca alla mamma perché c'ha paura che da un momento all'altro non ci sia più e smette di esplorare. Ora tutto questo, ha delle conseguenze poi nella successivo sviluppo della personalità del bambino. Pensate che, la Ainsworth, un'altra psicologa che, appunto ha studiato la teoria dell'attaccamento, ha fatto un esperimento che ha chiamato, mi pare Strange Situation, non mi pare che si chiamava così questo esperimento, cioè era una cinepresa, una telecamera dietro un vetro che dall'altra parte appare come uno specchio, quindi non si vede, no, una telecamera che guarda in una stanza. Questa stanza c'è una stanza normale con dei giocattoli, in fondo c'è seduto un medico, oppure un infermiere seduto lì, e dentro questa stanza entrano una mamma con un figlio di 18 mesi. Mhmm, che cosa, succede? Che, si osserva e si riprende la scena di che cosa succede quando la mamma col bambino di 8 mesi entrano in una stanza che nessuno dei 2 ha mai visto, con delle cose e così via. Poi viene chiesto alla mamma di uscire solo lei per 2 minuti e mezzo e il bambino viene lasciato da solo e si filma si riprende che cosa fa quando non c'è la mamma. Poi la mamma viene fatta ritornare e si filma quello che succede quando rientra la mamma e questa cosa viene ripetuta 2 volte o 3 volte, adesso non mi ricordo. Allora, in base a questo si è visto che, ci sono tipologie diverse, in base alle reazioni dei bambini. Diciamo che quando c'è un attaccamento sicuro, cioè quando il bambino ha avuto un rapporto di attaccamento con una madre sempre presente, si comporta in questo modo: quando entra con la mamma, esplora la stanza, va lì, prende una cosa, ci gioca, eccetera, eccetera. Quando la mamma se ne va, smette subito di fare tutto, di esplorare, si guarda intorno e, cerca la mamma e si mette a piangere. Quando la mamma rientra, gli va incontro, la abbraccia, lei lo prende in braccio, si rassicura e poi lo rimette giù e lui ritorna a esplorare. Questo è il comportamento di un bambino che ha avuto un sufficiente rapporto di attaccamento con la madre. Invece, se la mamma c'era e non c'era, cioè se il bambino è stato esposto a delle assenze abbastanza prolungate, degli abbandoni, eccetera, il suo comportamento è diverso. Può essere che, per esempio, all'inizio è uguale, si entra e il bambino comincia ad esplorare. Quando la mamma, esce, il bambino, come l'altro
si mette a piangere e si guarda sperduto. Quando la mamma rientra gli va incontro e l'abbraccia, però a quel punto non vuole più staccarsi dalla mamma, vuole rimanere attaccato alla mamma, perché non si fida, teme che lo lasci di nuovo. Ci sono casi ancora più di abbandoni ancora più consistenti, in cui il bambino si mette in un posto a giocare, la mamma esce e continua a fare quello che faceva, la mamma rientra e lui la ignora deliberatamente e continua a giocare per conto suo. Questo in apparenza sembra il bambino più indipendente, quindi più maturo, ma a 18 mesi questo è un comportamento patologico. Ha già dovuto rinunciare all'attaccamento alla madre e trovarsi dei sostituti sotto forma di una indifferenza e di meccanismi di difesa. Poi ci sono casi ancora più gravi, va bene. Allora, e quindi, diciamo in base la cosa interessante di questo esperimento è stata che, poi è stato elaborato un test che si chiama Adult Attachment Interview. Questo test è sottoposto alle mamme, ehm, è fatto in modo con una serie di domande che sembrano semplici, eccetera, ma in realtà da una insomma per usare questo test ci vuole un training, però è possibile ricostruire che tipo di comportamento di attaccamento ha la madre. Se è una madre sicura, se è una madre che quindi dà sicurezza, se è una madre invece che ha un rapporto insicuro, a volte c'è, a volte non c'è, se è una madre che invece è respingente o assente. Per cui sono state catalogate varie tipologie della figura di attaccamento, cioè della madre, e si è visto che queste tipologie fatte con il test corrispondevano alle tipologie del comportamento dei bambini. C'era una connessione. E alla fine si è fatto la verifica più sperimentale più grande, cioè si sono, sottoposti questi test di Adult Attachment Interview a delle mamme incinte, a delle donne incinta. Si sono sottoposte e queste donne incinta sono state classificate nelle varie tipologie, la madre sicura, la madre insicura, la madre ambivalente, eccetera, e in base a come sono state catalogate, queste mamme, si è previsto come l'esperimento della Strange Situation si sarebbero comportati i figli in base alle categorie sul comportamento dei figli. E una volta arrivati ai 18 mesi e fatto l'esperimento, si è avuta una corrispondenza più del 70% con le previsioni che si erano fatte. Ora, perché ho così tanto insistito su questo punto? E ho insistito su questo punto per intanto per mostrare il fatto che quando si parla di attaccamento si può parlare di una cosa non solo positiva, ma importante ed essenziale dal punto di vista mentale, così come è importante che uno abbia l'acqua da bere e dipende quindi dall'acqua che beve, dal cibo che mangia, dalla luce del sole, così si dipende da questa struttura di attaccamento con i genitori. Poi c'è un altro fatto che, vedete, questo diventa il modello, di quelli che quando uno diventa adulto, sono i legami nei nostri rapporti affettivi, con gli amici, i rapporti di coppia, i rapporti con i propri figli, naturalmente. Cioè, se si è avuto un, periodo della teoria dell'attaccamento, che ha funzionato, sano, si diventa capaci, senza paure, di instaurare legami profondi con le persone. E legami profondi vuol dire è chiaro che, ecco, anche qui, se noi abbiamo un legame con una persona, limitiamo certi comportamenti, no?
Se io ho un rapporto, un legame di coppia profondo con una persona, limito il fatto che in genere non vado con altre persone, no, perché sarebbe, u una mettere una, mina sotto quel rapporto a cui io tengo di più. Quindi quello che io perdo in certi comportamenti per cui mi limito, acquisto in base a quanto mi dà la profondità di quel rapporto. E i legami affettivi quindi, capite che quando si usa la parola attaccamento bisogna stare attenti a che cosa si intende, perché un legame profondo con una persona significa avere la fiducia in sé e nell'altro che quel legame vale talmente che se emergono per esempio dei conflitti, l'idea è quella di superarli insieme, perché è più importante il legame che non il conflitto. Quindi, un legame affettivo è una radice profonda di linfa vitale, per cui dentro di me lo sento così prezioso, che anche se scoppiano una serie di conflitti profondi, sono disposto a soffrire questi conflitti, piuttosto che a farla finita e cambiare il legame, rinunciare al legame. Se ci fate caso, nelle amicizie, nei rapporti di coppia, quando viene una persona in famiglia, che ne so, un nuovo con una nuova collaboratrice domestica o una eccetera, spesso e volentieri all'inizio noi abbiamo un rapporto magari che ci piace molto quella persona e noi piacciamo a quella persona perché gli aspetti ombra non sono ancora emersi, non emergono all'inizio. Poi piano piano, quando approfondisce il rapporto, c'è qualcosa che dentro di noi che avendo più fiducia in quel legame, può permettersi, ma non è una decisione cosciente, succede, può permettersi che emergano anche quegli aspetti negativi nostri di ombra. È come se uno li mettesse in quel legame per dire: "Io sono anche così". Tu che puoi tenerne conto di questo e così dall'altra parte. Questo provoca a volte all'inizio dei conflitti, no, però se c'è una solidità che viene dal rapporto di attaccamento, dell'infanzia che in quel legame è possibile, sono disposto a soffrire e insieme a sviscerare questi conflitti o a sopportarli finché non capiamo qualcos'altro, perché è più importante mantenere quel legame. Ecco, io temo che ci sia stato diciamo, negli ultimi nell'ultimo mezzo secolo, una erosione continua dell'attaccamento primario del bambino, che ha bisogno di una base sicura, e che ci sia stata quindi una certa difficoltà nella nostra, civiltà a instaurare e mantenere i legami. Insomma, noi siamo abituati che ormai che se ci si rompe la scheda del televisore o la scheda della lavatrice, se butta via e se ne compra un'altra. Se non si è capaci di legami profondi affettivi, io non so, mi metto insieme con una persona, poi vengono delle difficoltà, dei conflitti, ma chi me lo fa fare? Io cambio, butto via quel legame e me ne faccio un altro. Solamente che in questo modo non arrivo mai a toccare la profondità di un legame affettivo vero, capite? E E credo che gran parte quello che io a volte definisco l'analfabetismo emotivo delle nostre generazioni contemporanee, che non sono in grado di gestire le emozioni, né di sopportare le frustrazioni emotive, sia dovuto al fatto
che è diventato molto difficile nella nostra società mantenere un rapporto di attaccamento. Perché? Perché prima in altri tipi di culture, c'era una famiglia allargata, cioè c'era una famiglia fatta dei nonni, le zie, eccetera, e quindi, o c'era la donna che stava a casa e non lavorava, che faceva la ma che era la mamma, e allora c'era la mamma, sempre presente nei primi 3 anni di vita del bambino. Se la mamma invece lavorava, c'era una figura sostitutiva che diventava quella principale di attaccamento per il bambino, che era sempre lì. Oggi un po' i nonni cercano di compensare il fatto che siccome moltissime donne, la maggioranza credo, lavora i bambini hanno bisogno di altre figure di attaccamento, ma ma i nonni spesso non vivono nella stessa casa dei genitori e quindi non c'è quella costanza, quella presenza ehm, che è ne fisica, che è necessaria. Io dico fisica perché tante volte i genitori dicono: "No, no, va bene, ma l'importante è la qualità del rapporto, non il tempo che uno ci dedica." Questo più avanti. Nei primi 3 anni è importante una presenza fisica e questa teoria dell'attaccamento dovrebbe essere insegnata a scuola, in gruppi, soprattutto i bambini vengono mandati al nido a 18 mesi già al nido. Cioè non molti di voi avranno avuto, di quelli più giovani immagino, questo tipo di crescita, cioè che magari sono andati al nido che non c'avevano neanche 2 anni. Capite? Se non se questa cosa che è ripeto, è nella natura, è una cosa della natura, non è una cosa che dipende da scelte, eccetera, è dimostrata scientificamente. Se non se ne tiene conto, noi abbiamo generazioni di persone che hanno seri problemi emotivi nell'instaurare legami affettivi. E non solo in quello, perché poi le emozioni ti portano a tante altre problematiche insomma, no, ecco, e quindi diciamo, ritornando al nostro discorso generale, che c'è un uso della parola dipendenza, che è, naturale. È una dipendenza naturale e benedetta da un certo punto di vista, nel senso che se non ci fosse non ci saremmo neanche noi, sia fisica che mentale. E poi invece ci sono le dipendenze di altro tipo, le dipendenze, come possiamo chiamare, superflue, che però vanno s ad avere un impatto ovviamente, negativo nella vita delle persone, quelle che appunto, generano conflitto e sofferenza, no, ehm, in qualche modo, mhmm, c'è c'è fate un piccolo esperimento chi vuole. Un giorno, a una certa ora precisa, vi mangiate un pezzettino di cioccolata. Il giorno dopo, alla stessa ora precisa, un altro pezzettino di cioccolata e lo fate così per 3 o 4 giorni. Al quinto, a quell'ora, vi verrà una gran voglia di cioccolata. Ecco, questo è, così un esempio semplice di come funziona una dipendenza, no, c'è un'azione ripetuta che poi genera uno stato di assuefazione se voi non assecondate questa azione un'altra volta, aumenta la tensione e avete quella che si chiama una piccola crisi di astinenza. Tra l'altro sono stati fatti degli
delle ricerche, adesso non ricordo bene che sostanze, comunque che durante le crisi di astinenza nel cervello ci sono delle sostanze, delle molecole che vengono formate, che sono correlate alle, alle crisi di astinenza. La cosa interessante è che questo avviene anche per le crisi di astinenza emotiva, cioè avviene anche, per esempio, una coppia che regolarmente, periodicamente litiga in modo veramente violento, bene, e che quindi non ama questi litigi, non li vorrebbe, però succedono con cadenza periodica, no? Ebbene, si è visto che, a un certo punto queste stessa, tipo di molecole, che avvengono nelle crisi di astinenza per altre forme di dipendenza, avvengono anche lì. Quando passa un certo tempo, il cervello vuole quella cosa, anche se è una cosa dolorosa, come un litigio furibondo. E quindi poi si trovano le occasioni per litigare, perché poi in quel momento avviene un sollievo da quel tipo di di tensione, no, ecco, naturalmente le dipendenze sono dipendenze da quelle quelle più chiare sono quelle dalle droghe, no, dalle droghe come la cocaina, che ne so, l'eroina e tante altre. Poi ci sono le dipendenze dall'alcol, dal fumo. Veniamo più vicino, a noi, dipendenze dallo shopping compulsivo, dipendenze dal gratta e vinci. Se voi andate ogni momento che andate in tabaccheria trovate magari dei vecchietti male in arnese che il giorno che prendono la pensione se la spendono quasi tutta nei gratta e vinci. Dipendenza dalle slot machine, da altri giochi di carte, ma anche dipendenze da abitudini, semplici abitudini. Il caffè a quell'ora, che se quell'ora non lo prendi stai di cattivo umore. Quindi la dipendenza ovviamente è onnipervasiva, ognuno c'ha le sue, ed è come dire: "Senza di questo io non sto bene, senza di questo non sto bene, non posso fare a meno di questa cosa". E a volte quando si cerca la cura, perché non si amano le dipendenze, uno vorrebbe smettere di fumare, uno vorrebbe smettere di prendere la cocaina, uno vorrebbe allora quando, cerchiamo di vincere, di abbandonare una dipendenza, avviene quasi sempre sostituendola con un'altra dipendenza. Io anni fa conoscevo una persona che aveva avuto, parecchia dipendenza dalla cocaina e poi a un certo punto, lavorandoci parecchio, anche psicologicamente, insomma, a un certo punto la decisione di venirne fuori è stata molto forte e alla fine è riuscita a smettere di prendere la cocaina. Se non che, quando nella sua, diciamo, vita quotidiana magari c'era qualche problematica un po' pesante, la tentazione sarebbe stata quella di riprendere la cocaina, ma non la riprendeva, solo che si spendeva montagne di soldi con le slot machines. Cioè sostituiva la botta d'adrenalina del prendere la cocaina con l'altra botta d'adrenalina di quando tu tiri la leva di quella macchina e vedi se le cifre se vinci o perdi e in quel momento, c'hai queste frustate di adrenalina che ti danno una sensazione di vitalità che poi in qualche modo, viene, seguita da un senso di sollievo, no, quindi molto spesso facciamo così.
Allora, se vogliamo andare a vedere anche più in profondità che cosa c'è dietro a tutte le nostre alla nostra tendenza a essere dipendenti, chi più, chi meno, da un'abitudine, da una persona, dal fumo, eccetera. Ecco, immaginiamo una situazione semplice. Un uomo ha lavorato tutto il giorno, è stanco, non vede l'ora di tornare a casa e di sedersi sulla sua poltrona. E finalmente, senza dover fare nient'altro. Arriva a casa e si sdraia e si sbraca sulla sua poltrona. Ecco, in quel momento si sente veramente a casa e si mette a fare quello che gli piace, non lo so, si mette a leggere il giornale, un libro, a guardare la televisione, quello che sia. Si mette a leggere il giornale, diciamo così. E in quel momento tutto è completo, tutto è tranquillo, sta bene così, non ha bisogno di nient'altro. Ma mentre sta lì a godersi la musica che ascolta o a leggere il giornale, a un certo punto comincia una sensazione che manca qualcosa. Ancora lui non lo sa che cosa manca, ma già non c'è più quel: "Ah, me ne sto seduto a casa e non ho bisogno di nient'altro." No, manca qualcosa. C'è qualcosa che manca. Ehm, Poi a un certo punto la cosa come dire, si concretizza di più e viene: "Ah certo, mi piacerebbe un bel bicchiere di whisky adesso, ci starebbe proprio bene. Ah, e questo mi darebbe di nuovo la sensazione di stare a casa." Poi ci pensa, dice: "Vabbè, ma insomma, il medico m'ha detto di andarci cauto con i superalcolici, sia perché per la glicemia, sia perché c'ho il fegato ingrossato, meglio che non lo prendo." Però certo un bel bicchiere di whisky mi piacerebbe proprio, cioè e comincia a essere, eh, perseguitato da questa immagine, al punto che non riesce manco più a concentrarsi su quello che sta leggendo o facendo, perché gli comincia al fatto che gli manca questo bicchiere di whisky. Ma no, ma meglio di no, a stomaco vuoto, magari dopo cena, niente, non c'è niente da fare. La tensione cresce sempre più, fino al punto che alla fine piglia 'sto bicchiere di whisky, neanche neanche ne odora l'aroma, ne sente il sapore, perché ormai la tensione è troppo forte, deve subito eliminarla. Lo tracanna tutto d'un fiato, sente questo bolo caldo di tepore che gli riempie il corpo, e finalmente ritorna di nuovo a casa, cioè al senso di pienezza, di completezza. Ecco, allora noi qui possiamo individuare un percorso della dipendenza. C'è un periodo iniziale di completezza e rilassamento, dove tutto va bene e non si ha bisogno di niente. Noi ne attraversiamo durante la giornata tanti di momenti così, non è che stiamo sempre lì a ci sono questi momenti. Lui sta si è sbracato sulla poltrona, sta bene così. Questa è un momento di equilibrio e di completezza. Poi emerge una mancanza generica, cioè un senso che manca qualcosa, ma ancora non si è definito bene che cosa. E badate, questo è importante perché viene prima del bicchiere di whisky. Prima di quello viene un senso che manca qualcosa, ma e allora che questa è abbastanza misterioso questo buco. È un buco nero che non ha una connotazione, ma che mi fa sentire che manca qualcosa. Poi questo buco nero,
più generale e più indefinito, nel caso di questa persona diventa come il buco di una serratura di una porta. È una porta chiusa, io devo attraversarla perché e ha bisogno di una chiave. La chiave è l'oggetto della mia dipendenza che diventa più concreto, e cioè in questo caso un bicchiere di whisky. Altre volte può essere mi faccio una sigaretta, altre volte, insomma, poi cambia. Quindi questo buco generale, questo buco misterioso, questo buco nero diventa un buco specifico e che basta mettere la chiave e si apre. Questo può generare genera tensione fino a che non metto la chiave nel buco della serratura, genera tensione, può generare conflitto, come nel caso che abbiamo visto, fra lo prendo, non lo prendo e così via, ma la tensione alla fine cresce talmente tanto che ho bisogno di un sollievo immediato. Apro la porta, prendo quello che è l'oggetto della mia dipendenza e a quel punto ritorno a casa, dicevamo, cioè a quello stato di tranquillità che aveva preceduto tutta la faccenda. Che cosa ci dice questo schemino che abbiamo fatto? Beh, ci dice che noi in realtà non siamo dipendenti tanto dall'oggetto, ma siamo dipendenti dal sollievo che quell'oggetto ci promette rispetto a quel buco, a quel senso di mancanza più generale che era emerso prima. Prima emerge un senso di mancanza, poi emerge l'oggetto specifico e quell'oggetto ci promette un sollievo da quella tensione che manca qualcosa e non si sapeva neanche che cosa. Allora è come l'oggetto viene come un salvatore che ti dice: ecco che cosa ti manca sto bicchiere di whisky, prendilo e avrai sollievo da quella tensione che prima è una tensione senza nome, capite? Mancanza, tensione, oggetto, sollievo. Quindi dietro al bisogno focalizzato di un oggetto c'è la dipendenza dal sollievo che ci promette, perché dietro a quello c'è una voragine di incompletezza. Jeff Foster, che ha dedicato delle bellissime pagine sui problemi della dipendenza in un suo libro, ehm, nota anche il fatto che noi carichiamo l'oggetto di una specie di magnetismo, per cui quell'oggetto esercita un potere sulla nostra volontà. Per quanto noi non vogliamo dipendere da quella cosa mi attira lo stesso, capite? Ma questo è un gioco che avviene all'interno di noi, secondo lo schema che abbiamo detto prima. Una misteriosa voragine che è una mancanza senza nome, poi diventa la mancanza di un oggetto. La mia volontà non vuole essere dipendente, ma la tensione cresce, 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 alla fine devo trovare un immediato sollievo alla tensione attraverso la dipendenza non da quell'oggetto, ma dal sollievo che ci dà l'oggetto rispetto alla tensione che avevamo accumulato. E capite che da questo punto di vista è interessante il fatto che quando una persona si intraprende un cammino di ricerca spirituale, lo fa perché forse comincia a sentire di più quel mancanza più generale, quella mancanza più misteriosa, quel buco nero.
Quand'è che una persona comincia a dire: "Io voglio fare un percorso spirituale per raggiungere la liberazione"? È quando le ha provate tutte e non ha funzionato nient'altro. Se io penso che invece io potrei essere felice e libero da ogni mancanza con un sacco di soldi, beh, mi metterei a cercare di fare i soldi, no, e così con qualsiasi altra cosa. E quando tu ti accorgi che anche se fai soldi, anche se sei un vincente, anche se diventi famoso, anche se diventi una persona potente, quel buco non sarà riempito, quella mancanza non sarà coperta, che allora, ti metti a cercare un altro modo. Senti parlare della liberazione e allora vai lì a cercare un tappo che possa chiudere questa voragine, questo buco nero. Questo buco nero che è un senso di incompletezza, di mancanza, che ci rende insoddisfatti continuamente anche quando le cose ci vanno bene. E naturalmente il punto è che come dico spesso, la ricerca di nuovo di un sollievo ci impedisce di guardare quello che c'è. Ci impedisce di guardare, per esempio, da dove viene questa insoddisfazione. No, l'insoddisfazione, l'incompletezza ci dice: "Devo trovare qualcuno o qualcosa che mi dia la completezza". E la tensione è talmente forte che io vado a cercare immediatamente il sollievo all'incompletezza, senza guardare nel profondo da dove viene questa incompletezza. Io mi sento incompleto, bene? Ecco, questo viene preso come un dato di fatto. Io mi sento incompleto, non ce la faccio a vivere con questo senso di mancanza, di inadeguatezza, eccetera, e allora mi muovo per raggiungere nel futuro qualcosa che mi possa liberare da tutto questo. Ma da dove viene questa mancanza che mi segue come un'ombra? Da dove viene? Uno può anche non saperlo, ma se c'è, è qui, non è nel futuro la risposta, capite? L'energia che si muove e che mi appare come un senso di incompletezza, che è la mia energia, è qui. E forse lì ci sta una completezza nell'incompletezza, ma io non ho tempo di fare questo perché devo assolutamente trovare sollievo immediato e allora cerco, divento un cercatore spirituale e cerco degli oggetti come il bicchiere di whisky, che in questo caso sono certi stati meditativi, certe pratiche meditative, certi insegnamenti sapienziali o il guru o la liberazione, no? E allora questo oggetto che sostituisce il bicchiere di whisky dell'esempio di prima, ha questo magnetismo, cioè io attribuisco un potere al guru, facciamo l'esempio del guru che è più chiaro, io attribuisco al guru il potere di darmi il sollievo che cerco. Ma chi glielo dà questo potere? Io glielo do. Praticamente il mio potere, la mia energia, che si manifesta anche attraverso questo sentirmi incompleto e che in questo è enormemente forte questa energia, beh, questa energia è mia, cioè nel senso che sono io, ed è adesso, ma io la proietto su un altro, un oggetto, e gli do il potere di determinare la mia dipendenza. Divento dipendente dal guru. Dipendo dipendente dal guru e non mi accorgo che in realtà sono dipendente
mia energia che ho alienato da me e l'ho trasferita su di lui come se fosse fuori di me. E allora poi tutto quello che dice il guru lo faccio e non posso stare lontano da lui e così via. Quindi il cercatore spirituale, inoltre, è dipendente dalla ricerca di un sollievo alla sua insoddisfazione e incompletezza e proietta sul guru quella pienezza che è già presente, che è già lì, qui. Ecco perché dico spesso che il problema è quella di credersi un piccolo io separato, perché l'io è proprio una resistenza al presente, capite? L'io separato, se io mi vivo come un io separato, imprigionato in questo piccolo corpo, in questa piccola mente, in questo universo che sta fuori di me e staccato da me, e io sono solo questo, beh, è chiaro che sarà sempre incompleto. C'ha davanti l'infinito e lui è un piccolo corpo, una piccola mente. Se io penso di essere solo questo, mi sentirò necessariamente incompleto. Un senso di mancanza mi seguirà sempre come un'ombra. Ma la cosa bella è che questo piccolo io che si mette a fare il cercatore spirituale aspira al tutto, alla totalità, ma vuole esserci lui, continuare ad esserci lui come io separato per percepirla. Cioè è come una tazzina che vuole contenere l'oceano, capite? Per cui l'io da un lato aspira alla totalità, dall'altro dice sì, però ci voglio, è come il personaggio di un sogno che dice io voglio il risveglio, però quando c'è il risveglio ci voglio essere, ma se tu fai parte del sogno, quando c'è il risveglio se sparisci, questo è il punto, no? E quindi l'io non si può mai togliere di mezzo, anche se questa idea di essere un io separato è l'unico ostacolo, diciamo così, a rendersi conto, diciamo, che quello che cerca, che quella completezza è già presente, è già qui. Quindi la ricerca del sollievo dall'incompletezza rafforza il miraggio dell'io separato. Lui vuole eliminare il senso di mancanza, ma lottandoci contro non fa che rafforzarlo. Di nuovo cerca la cura sostituendo una dipendenza con un'altra, no? Senza capire un paradosso che nel senso di mancanza può essere visto, siccome è adesso ed è un movimento dell'energia mia, in quel senso di mancanza può essere vista la libertà, la pienezza della libertà, che è una libertà vista nella mancanza e non una libertà dalla mancanza, che è una fuga continua. E allora, di nuovo, ci viene da chiedere, ma che cos'è quel buco nero di cui parlavamo prima? Quella mancanza, quel vuoto generico che dice manca qualcosa. Poi dopo noi a questo qualcosa attribuiamo una identità precisa, il bicchiere di whisky, la sigaretta, il fare le compere, eccetera, ma capite che quello è contingente, serve momentaneamente a trovare sollievo, ma dietro c'è quella voragine che dice manca qualcosa. E beh, che cos'è dietro tutti gli oggetti, quella specie di abisso? Chiaramente, abbiamo detto, è la mancanza di completezza che segue sempre come un'ombra il miraggio di un io separato che crediamo di essere, ok?
questa è una cosa, ma dall'altro quel buco nero è il richiamo dell'infinito, è il richiamo dell'infinito che ti dice, guarda, è inutile che cerchi di riempirmi gettandoci dentro tutti gli oggetti che vuoi. È inutile che cerchi di riempirmi con la droga, con le sigarette, con il gratta e vinci, con la spesa compulsiva, con le tue abitudini, perché tutte queste cose ti daranno solo un sollievo momentaneo, perché io non ho fondo, non ho fondo. Sei, sei tu che devi tuffarti qui dentro, con tutto te stesso, nella mia voragine, e dissolverti nel brivido dell'infinito. Il tuo io è solo un'apertura, solo una porta aperta, un'apertura fra finito e infinito, fra eternità e tempo, fra presenza e assenza, fra essere e nulla. Ma tu non cercare di tornare a casa, perché ci sei già, perché tu sei me. Questo che ci dice quella voragine misteriosa. Va bene, possiamo passare al nostro dialogo o al silenzio, come preferite. Eccomi qua, buonasera, buonasera Mauro, Buonasera. buonasera a tutti. Allora, ehm, una delle mie domande è: che relazione c'è tra una, diciamo, chiamiamola persona, una forma, un corpo-mente e le esperienze che appaiono? Ovvero, mettiamo un corpo-mente che chiamiamo Pietro. Faccio degli esempi un po', come dire, estremi per cercare di spiegarmi meglio. Il corpo-mente Pietro è un assassino. Mm. Un altro corpo-mente, Mauro, è un docente universitario. Perché a Pietro sono apparse proprio quelle esperienze e a Mauro delle altre? Hanno una funzione quelle esperienze o Pietro ha tirato fuori il cerino più corto, è stato totalmente casuale? Perché mi viene in mente un passo di Rumi che dice: ciò che mi ha portato qui deve condurmi a casa, qualcosa Mm. del genere. Mm. E allora mi chiedo, il sé desidera il risveglio di tutte le forme? Desidera, scusami? Il risveglio Mm. di tutte le forme, quindi riportarle a casa? E se sì, perché ad alcune forme, persone, assegna determinati percorsi, se così vogliamo dire, se così si può dire, e ad altre persone, forme, corpo e mente, ne assegna delle altre? Ehm, quindi c'è una sorta di continuità tra una rinascita, ci sono delle rinascite dei dovute a qualche cosa, samskara mi sembra che li chiamasse Papaji, che fanno sì che desideri insoddisfatti richiamino un'altra nascita.
Beh, parecchie cose sarebbero da dire. Diciamo intanto questo, non c'è nessun rapporto fra corpo-mente e esperienze, per il semplice fatto che anche il corpo-mente è un'esperienza come tutte le altre. Non ha esperienze il corpo-mente. Il corpo-mente, che cos'è per te il corpo-mente? Pensi al corpo, nella tua esperienza diretta, che cos'è il corpo? Immagino delle esperienze di sensazioni fisiche. Che cos'è la mente? Immagino esperienze di immagini, pensieri, ricordi. Quindi il corpo-mente sono nomi che noi diamo a flussi di esperienze, a cui diamo altri nomi. Abbiamo detto mente è pensieri, immagini, eccetera, ma potremmo dire molto più vagamente forme di energia che appaiono e scompaiono in ogni momento. Quindi il corpo-mente non ha esperienze, è esperienze. E a chi, per chi è un'esperienza? Cioè per chi è che, se vogliamo, ha esperienza del corpo-mente? Noi diciamo la coscienza. Noi diciamo la coscienza, anche se è un altro nome. Ora, la coscienza che percepisce un corpo-mente è diversa da quella che percepisce un altro corpo-mente? Prendiamo l'esempio di un sogno. Scusami, mi ricordi il tuo nome? Bianca, Bianca. Se tu sogni, nel sogno c'è una certa Bianca con un corpo, in genere è uguale al nostro, ma cioè è uguale a come sei tu. A volte no, è diverso. A volte non sei neanche Bianca, sei un'altra persona, però sei comunque il protagonista del sogno. Cioè sei un corpo-mente che percepisce il resto del sogno come esterno a sé. E lì ci stanno altri, c'è l'assassino, quello lì, c'è Mauro magari, c'è una montagna, questa montagna ha milioni di anni, quindi il sogno ha tutta una storia di milioni di anni dietro, no? Ecco, e quindi c'è un protagonista del sogno, che è un corpo-mente nel sogno, con cui tu identifichi la tua coscienza e questo corpo-mente vede il resto del mondo come esterno a sé, separato da sé. Vede altre persone che immagina siano abitate da altre coscienze, simili alla sua, ma non la sua. Ecco, in realtà non c'è nessuno lì che sia cosciente, se non tu che stai dormendo, che non sei solo il protagonista del sogno, ma sei tutto il sogno, tutti i personaggi, tutte le montagne. Tutte queste cose sono apparse come modulazioni della tua coscienza. E non solo sei tutto il sogno, sei molto di più, perché tu puoi ospitare sogni infiniti. Allora, la Bianca del sogno, che è un corpo-mente con una sua forma, non è nemmeno cosciente del sogno. Crede di essere cosciente del sogno perché è avvenuta una falsa identificazione della tua coscienza, che è tutto il sogno, con una forma che è apparsa dentro il sogno, cioè il corpo della protagonista. Da questa errata identificazione che restringe apparentemente l'idea della coscienza solo al personaggio onirico che si chiama Bianca, che è l'unico che è sicuro di essere cosciente, mentre tutto il resto non lo sa, perché sono altre persone, sono altre cose. E da questo restringimento nasce tutto il problema.
E poi a un certo punto tu vedi altre persone di cui magari uno è fortunato, campa un sacco di tempo, un altro è sfortunato e muore subito, un altro è un assassino, un altro è un santo, e dice: ma perché quelli hanno tutti destini diversi? Ma non ci sono quelli, ci sono tanti corpi menti, tante forme che appaiono come le onde di un oceano, ma non si possono separare le onde dall'oceano, come non puoi separare quei personaggi dalla coscienza unica che li sogna tutti quanti insieme. Quindi la domanda sul destini individuali ha senso nel momento in cui tu ti vivi come un io separato. E allora dici, certo, oh, perché a me succede così e a quell'altro cos'ha? È giusto, è ingiusto. E poi quando uno muore ci sarà la reincarnazione. Tutto questo appare finché si pensa di essere un io separato. Quando ci si rende conto che non è che non c'è un io, quello che è illusorio nell'idea di io separato è il separato, non l'io, ma senza separato rimane un io solo, l'oceano Mm. che diventa tutte le onde e che quando qualcuno si fa male è lui che fa male a se stesso. Quando qualcuno si... Perché lo fa? Perché accade tutto questo? Perché certi hanno il risveglio e altri no? Perché no? Perché c'è una creatività infinita e non sarebbe infinita se non creasse tutte le possibilità, dalle più terribili alle più eh, meravigliose. E perché in un romanzo, perché in un film ci stanno i cattivi? Non sarebbe meglio se fanno vedere tutti i buoni? Sai che noia al cinema. Però finché si vive incapsulati nel miraggio di essere un io separato, è chiaro che insomma quello che succede a me eh, è un bel peso, insomma. Questo non toglie che un corpo soffre, cioè un corpo è una fonte enorme di sofferenza e una mente può soffrire per tanti altri motivi, no? Così come è una fonte di gioia, godimento, estasi. Sì, un po' il dubbio, questo è il tuo dubbio. Sì, sarò non so se sono al terzo giro o al quarto, ogni tanto lo rileggo. E un po', insomma, sospettavo questa risposta perché nel capitolo sulla morte, prima della citazione di Kabir, concludi con: quando moriamo, abbandoniamo tutte le storie tristi o allegre del nostro film personale e ci tuffiamo in questo ignoto, nudi di ogni conoscenza. E quindi lì ho pensato, appunto, se mi rituffo e sono nuda di ogni conoscenza, non c'è un filo, un qualche cosa, no, da riprendere in qualche modo, da portare avanti e che mi conduce. Non è detto, però voglio dire, cioè, è un po' l'idea delle onde, le onde poi si ripetono, si fanno, cioè, io voglio dire, nella nostra vita abbiamo l'impressione che la nostra vita abbia una continuità. E poi se andiamo a vedere, noi nasciamo e moriamo ad ogni istante Mm, mm. e nasciamo e moriamo ancora di più ogni volta che andiamo a dormire e entriamo nel sonno profondo senza sogni e poi torniamo, ma anche di momento in momento, se tu dici c'ho avuto due pensieri, vuol dire che fra il primo e il secondo ci deve essere stato qualcosa che li ha separati, perché se, li ha distinti, no? Mhm. E il pensiero dopo sembra, noi usiamo il concetto di causa-effetto, sembra
essere una conseguenza di quello precedente, no? E quindi c'è un concatenamento. E allora pensiamo, ma allora quando uno muore ci sarà un seguito. Questa però è la logica del tempo, è la logica del tempo. Perché? Perché per esempio causa-effetto, no? Che è il principio del karma di cui si parla, funziona se la causa è prima dell'effetto. Cioè se la causa non viene prima dell'effetto non è causa, giusto? E Giusto. quindi se c'è un prima e un dopo è una interpretazione nostra che si muove dando per assodato il tempo. Ma dove si svolge il tempo? E Nel come ci presente. accorgiamo del tempo che scorre? Cioè, s forse c'è bisogno di uno sfondo di contrasto rispetto al tempo. Il tempo, diciamo, è una nostra astrazione, no, è un nostro concetto. In realtà, ecco, il modo in cui noi misuriamo i cambiamenti che percepiamo. Noi percepiamo dei cambiamenti. Cambiamenti sono anche movimenti, no, movimenti e cambiamenti. Poi li misuriamo e li misuriamo in secondi, in minuti, in ore, in giorni, in anni, in secoli, in vite passate, presenti e future. Ecco, questo è il tempo. È la misura della nostra percezione del cambiamento. Ma per percepire il cambiamento ci vuole qualcosa che non cambia, se no come fai ad accorgertene? Io mi accorgo del cambiamento, quindi ci deve essere qualcosa che non cambia, altrimenti non lo percepirei. E, e- e quindi la percezione stessa del tempo, in qualche modo, mi fa intravedere qualcosa che è senza tempo. E allora quando noi ci accorgiamo che questo senza tempo ha a che fare anche col fatto che io percepisco il cambiamento, col percepire il cambiamento, che è altrettanto reale, perché non è che il cambiamento è un'illusione, appare. Adesso poi quanto sia reale o meno quello che appare, può essere, si può fare una serie di cose, però se appare vuol dire che comunque c'è un miraggio. Un miraggio può essere falso che ci sia dell'acqua, ma se appare un miraggio vuol dire che esiste qualcosa, perché se no non apparirebbe niente, no? Quindi il cambiamento appare, quindi ha una sua realtà, ha la sua realtà. Nello stesso tempo nello stesso tempo io lo percepisco e se lo percepisco sono qualcosa che non cambia. Però io come corpo mente cambio e allora ecco che dove il pensiero logico deve un attimo cedere il passo all'intuizione. Io sono ciò che non cambia, sono l'eterno, sono l'adesso e sono tutto quello che cambia. Vabbè, ma o sei l'uno o l'altro? No, sono tutte e due. Sono tutte e due. Sono il mare e le onde. E l'acqua. Esatto. Prima di salutare e ringraziare volevo farti vedere. Hai ritrovato questo? Questo qua l'ho preso io, l'ho comprato io. Questo qua me lo sono ritrovato invece nella biblioteca di mio papà. L'ho Ma ereditato, no, vabbè. sì. Questo era suo e tra l'altro l'ho scoperto quando poi ho avuto i suoi libri, quindi dopo che Beh, se te la sua. lo cioè quello andrebbe letto in un certo modo, perché purtroppo, l'editore lo cambiò un po', nel senso che doveva uscire con i saggi la terza, per cui Ah-ah. all'inizio, quando,
mi chiesero di scrivere questo libro, doveva uscire con i saggi di La Terza, quindi doveva essere un saggio su quell'argomento Mhm. e poi in appendice delle interviste fatte a delle persone, però la questione era il saggio. Mm, Poi il sì. problema è che il libro piacque talmente tanto che decisero di lanciare, e fu il primo, insieme con un altro libro di Panza sul terrorismo, diciamo, iniziare quella collana su cui loro puntavano di più, per cui per dargli un taglio apparentemente più leggibile, più giornalistico, diciamo così, mi hanno diviso in due il saggio. Una parte è l'introduzione e l'altra sono le appendici. Quelle lì vanno lette tutte insieme. Sono il cuore del libro, sono l'introduzione e le appendici lette uno dopo l'altro come saggio del libro. Però Mm. vabbè, ero giovane e Sì. 7.000 lire, eh? 7.000 lire. 7.000 lire. Sì, 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 e quindi è stata una bella Sono scoperta. Mi spiace che l'ho scoperto quando ormai mio papà non c'era più, perché sennò grande. sarebbe stato molto bello parlarne Eh insieme sì, anche con lui. Sì, 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 che appunto però, però a volte uno riesce a parlarci lo stesso dentro. sicuramente, quello sicuramente. Sì, sì, sì. A volte mi piace usare l'immagine, siamo come onde, noi siamo continuamente attraversati dalla vita e sono delle onde perché pigliano certi colori, pigliano certe cose da noi e poi vanno alle persone vicine, alle persone lontane e le onde sono sempre vive. Mm. Quello che è stato attraversato, no, vabbè, ha una sua durata nel tempo e poi... Ma le onde sono sempre vive. Io l'ho scoperto con i miei genitori anche. Di scoprire che magari certi movimenti, certi aspetti dentro, non so, venivano da mio padre, venivano da mia madre, insomma, anche, sì, insomma, è bello. Mm, mm, mm. C'è qualcosa di vivo che rimane, oltre loro e oltre noi. Sì. Sì, eccomi, Ah, ciao! confermo. Dopo più Ciao, altro allora, va ciao bene? Mauro e ciao a tutti. È bellissima questa immagine delle onde, veramente, oltre che bella, commovente e viva soprattutto, perché l'onda è viva. Comunque, non era di questo che volevo parlare. Io vorrei tornare un attimo alla teoria dell'attaccamento di Sì, Bowlby, sulla base di quello che tu hai detto, questo comportamento specifico, questa relazione anzi tra il cucciolo dell'uomo o il cucciolo del primate con la mamma nei primi 3 anni e quindi quanto è importante questa presenza fisica della mamma. Ora voglio capire bene, voglio capire, anzi neanche bene, se ho compreso appieno perché mi è venuto un dubbio. I motivi per cui una mamma o una figura genitoriale, insomma, possa non essere presente nei primi anni di vita del bambino o del primate, ovviamente sono tanti. Mi veniva prima, mentre parlavi, di pensare a, che so, un bambino che viene abbandonato e che fa la sua vita in orfanatrofio, non viene adottato, quindi figura genitoriale, né madre né nessun'altra credo che ci sia. Ma, e questa è la domanda, e questo è il mio dubbio, anche in presenza di presenza fisica, voglio dire, di una madre o di figura sostitutiva di madre, questa madre potrebbe essere assente in altro modo, certo, nel senso che non si preoccupa del bambino, è fisicamente presente, ma emotivamente, psicologicamente, energeticamente non c'è. Quindi è come se quel bimbo, sì, c'è come dire una sagoma, no? Fisica di una persona che si chiama mamma, e però sa madre non dà niente al figlio. Allora mi chiedevo, lo sviluppo emotivo di questo bambino è uguale a quello che fisicamente non ha avuto una madre oppure
si diversifica in qualche modo, oppure basta quella presenza fisica come se fosse un'ancora di salvezza, perché comunque una madre c'è stata e quindi non lo so, io così a istinto, a intuito, per come stavo appunto ragionando mentre ti ascoltavo, dico, beh, più o meno dovrebbe essere la stessa cosa. Che una madre manchi fisicamente per morte, per abbandono, per mille altri motivi che possono essere veramente molti motivi, o che ci sia ma non si prende cura del figlio, dico, probabilmente gli effetti su un bambino, che può essere un adolescente o sarà un adulto, sono gli stessi. E questa era la mia domanda, quindi con la domanda ho finito. È un Sì, dubbio che mi è venuto mentre vi ascoltavo, dico, oh, i dubbi no, bisogna sì. chiarirli. Ci sarebbero tante cose da dire, naturalmente, cioè, perché poi una mamma può avere una mamma, poi stiamo parlando della mamma, ripeto, è la figura Sì, d'attaccamento primaria, adesso diciamo la mamma certo. per tranquillità, se no si colpevolizza solo le mamme. No, no, assolutamente. Eh, Madre o però figura sostitutiva di poi, madre, insomma, chiunque però, essa sia. però è chiaro che poi se una mamma è fisicamente presente, eh, o sei una madre completamente snaturata, o se no, comunque un po' di empatia ce l'avrai per questo bambino se sei presente, perché se no la mamma, il bambino che si mette a piangere, se il bambino non ha un'attenzione empatica da parte della mamma, diventa un bambino che ti dà molto fastidio. Ora, io dubito che una mamma che non vuole fare la mamma o che non riesce a fare la mamma stia fisicamente presente con un ragazzino che gli sta sempre a piangere così. Quindi in genere quello che succede è che ci sono delle mamme in qualche modo, come si dice, ambivalenti che a volte ci sono e a volte non ci sono. Questo Mm, succede, ecco. Poi ci sono casi gravi di patologie da parte dei genitori ehm, che invece sono presenti e vessano il bambino, fanno degli abusi. Per esempio, nella Strange Situation hanno visto che ci sono dei casi in cui quando il bambino, dopo che la mamma si è assentata per quei 2 minuti e mezzo, questo micro abbandono, la mamma ritorna e lo prende in braccio, i bambini hanno dei comportamenti eh, come si può dire, disorientati, no, non disorientati, contraddittori. Cioè, per esempio, preso in braccio il bambino di 18 mesi, con una mano avvicina il viso della mamma e con un'altra mano la allontana. Sono capito. comportamenti, e allora hanno scoperto, investigando le situazioni, che questi sono casi in cui i bambini hanno ricevuto degli abusi forti di maltrattamenti, eccetera. E quindi che cosa succede? Che lo stesso comportamento di attaccamento va in tilt perché da un lato il bambino cerca rifugio nella persona di attaccamento, no? Per cui che gli deve dare protezione. Dall'altro, quella stessa persona è la sorgente della minaccia. Non Certo. hai più, non hai più un predatore che ti vuole minacciare, ti minaccia e una mamma dove trovare sollievo, ma la stessa persona è quella a cui sei attaccato per avere protezione, ma è anche quello che ti minaccia. Allora lì va in tilt completamente lo schema di attaccamento e quei bambini spesso hanno problemi psicologici di quelli più pesanti, più gravi, che non le nevrosi, insomma. Ecco. Quindi ci sono, è chiaro che quelli in genere, insomma, la presenza di questo tipo di genitori fa più male che bene da un certo punto di vista. Certo, Ma altrimenti, diciamo che nella maggior parte dei casi la presenza comunque fisica di una mamma, che poi magari fa tanti errori, può essere poco empatica, eccetera, ma comunque la presenza fisica dà un minimo di base che poi deve mhm, diventare sicura. Chiaramente, se invece è destabilizzante, ma l'abbandono, la distanza, ecco, chiaramente una mamma
sensibile, cioè una mamma sana, mediamente sana, può darsi che si debba ricoverare una settimana all'ospedale per, che ne so, levarsi un calcolo, eccetera, e che il bambino quindi rimanga una settimana senza la mamma, se è lei la figura. E allora si metteranno in atto tutte le possibili risorse di figure sostitutive, di visite, eccetera, per minimizzare il danno che il bambino riceve e che se è limitato a questi pochi casi, insomma, però ecco, io faccio presente il fatto che a volte i bambini, quando si abbandonano, provano una rabbia enorme ma non possono neanche esprimerla quando sono un po' più, in quei 3 anni non sono più neonati, ma perché la paura è che se tu esprimi la tua rabbia, poi ti abbandonano. Mm. E Sì, una delle cose che fanno più male ai bambini e a cui ricorrono certi genitori del tutto inconsapevoli del male che gli stanno facendo, sono le minacce d'abbandono. Cioè, se non fai questo, ti mando in collegio, ti mm, lascio. Alcuni addirittura no, hanno preso il bambino e l'hanno messo fuori sul pianerottolo chiudendo la porta di casa per, che ne so, 2 o 3 certo, anni. Queste sono le minacce d'abbandono, sono potentissime forme di ferita che il bambino subisce. Ripeto, che lo mette in una situazione terribile perché non si arrabbia in un modo enorme, ma non può mostrare la sua rabbia per paura dell'abbandono. Da statistiche fatte negli Stati Uniti o in Inghilterra, no, forse non mi ricordo se negli Stati Uniti o in Inghilterra, si è visto che più del 70% dei delinquenti minorili avevano subito abbandoni ripetuti in quella fase importante. Perché se uno per 3 anni non ha ricevuto questo e si è strutturato un io, è chiaro che se dopo 3 anni rimani orfano ci avrai un sacco di problemi, ma non saranno certo. problemi così grossi come quelli di chi ha avuto questa cosa prima. E, insomma, il problema è che da noi, da noi ci vorrebbe veramente una ripensare tutta la legislazione delle donne che lavorano quando rimangono incinte e hanno un bambino, perché dovrebbe essere data loro la possibilità, per chi vuole essere la figura d'attaccamento più importante, di avere tutto il tempo possibile e questo sarebbe un gran bene. Tutti lo vedono come un danno economico per la società dove Certo, lavora, ma sarebbe un gran bene per la società perché verrebbero su persone più sicure di sé. È un investimento anche per i genitori, ma tutto, anche il bambino che gattona, per esempio. Cioè, anche la presenza fisica è necessaria. Se tu il bambino comincia a gattonare, devi cominciare a sorvegliare le prese di corrente, eccetera. Poi comincia a camminare, se sposta verso l'alto le cose pericolose. Cioè, è chiaro che è più comodo metterlo dentro un box e certo, impedirgli di gattonare e impedirgli di fare questo, ma in questo modo stai in qualche modo impedendo la sua esplorazione, anche con i rischi che si prendono, ma sono sempre rischi, se c'è la presenza della persona, sono rischi più che si possono affrontare, al massimo se sbuccia un ginocchio un ragazzino, no? Ma esplora, fa, ecco, però deve sentire che ha una base, come diceva Winnicott, ha una base sicura mm, alle sue spalle. Purtroppo questo non viene detto, non ci si rende conto di quanto sia un investimento veramente comodo dedicare spazio, certo, sul tempo ai futuro. bambini quando ne hanno bisogno, in maniera Mm, poi da averli più autonomi che poi prendono il loro modo, diventano più. Cioè, questa è la questione. Invece, se uno non glielo dà in quel momento, non si sviluppano
nel modo giusto e diventano a volte molto più richiedenti, molto più, diciamo, appiccicati alle sottane, per dire così, no? E poi, insomma, ripeto, il più del 70% della delinquenza minorile aveva avuto abbandoni precoci in quella prima fase, insomma. Ho capito. Quindi bisognerebbe, naturalmente, poi se avvengono episodi di, ripeto, non, cioè può essere anche la morte, se c'è la morte della figura d'attaccamento, che ci puoi fare? Non è che, Certo. no, ecco, però se uno lo sa, che quello è un danno importante che subisce il bambino, beh, uno metterà in atto tutte le possibili strategie, modi, eccetera, e figure per riuscire a tamponare questo danno, con cui dovrà fare i conti. Se è solo quello, può darsi che se ha ricevuto affetto, attenzione, eccetera, durante la vita sarà come una ferita che ha lasciato il Una segno. cicatrice. Però capisci, Beh, è un bel problema comunque, è un bel problema perché poi, ecco, ci ritroviamo magari queste ferite, queste mancanze, questi attaccamenti, queste paure in persone che, ripeto, da bambini diventano adolescenti, uomini, adulti, e quindi ci si rende conto poi, forse oggi, ecco, parlandone così specificamente, ascoltandoti, uno si rende conto che in effetti i problemi sono reali, cioè non sono immaginari oppure per il fatto, perché a volte si tende un po' a smitizzare, no? In fondo, chi è che ha avuto un'infanzia felice? Chi è che ha avuto dei genitori perfetti? Chi è che ha avuto una presenza sì, insomma, e quindi si tende un pochino a sminuire, però ecco, dopo questo tuo discorsetto di oggi, rifletto un po' di più. Grazie, Mauro. no, per esempio tu hai fatto l'esempio prima dei bambini che rimangono orfani, no? E che quindi Sì, ma se è un finiscono. orfano e c'è una nonna, un nonno, una figura No, tu hai sostitutiva, detto, ancora andiamo bene. Io parlavo di orfanatrofi. esatto, ecco, Addirittura il pensavo al problema, bambino abbandonato al cassonetto dell'immondizia, eh, che poi nessuno adotta e che poi si ricovera in un ecco, per esempio, orfanatrofio da cui esce maggiorenne. Ecco, ecco, pensavo il anche a problema degli fatti estremi. orfanotrofi, il problema degli orfanotrofi è che succede molto spesso che loro si affezionano dopo, perché come ho detto c'è un periodo di elaborazione del lutto, c'è la rabbia iniziale, il pianto, poi c'è il periodo in cui non accettano nessun tipo di rapporto. Dopo un po' il danno è fatto, però loro comunque devono continuare a vivere e allora Certo, si aprono alla possibilità di avere un rapporto affettivo nuovo con qualcuno che si prende cura di loro. E questo succede negli orfanotrofi. Il problema qual è? Che in quegli anni importanti non devono cambiare. Cioè, perché se loro si affezionano a un'infermiera e questa dopo un mese e mezzo viene trasferita o se ne va, e dopo una volta o due che si sono affezionati e sono stati nuovamente abbandonati, mhm, alla fine non si affezionano più a nessuno, diventano schizoidi. certo. Perché appunto una volta puoi vivere il dolore di un tradimento, due volte va bene, tre, ma alla quarta tu non permetterai più a nessuno di Di farti tradirti. del E male, l'unico certo. modo è non affezionarti più a nessuno. Questo è il problema grosso. Negli orfanotrofi dovrebbe esserci un personale che rimane a lungo e che si prende cura di certi bambini per un certo tempo, insomma, no? Certo. Insomma, Grazie, grazie mille. però diciamo pure che il corpo e la mente sono anche pieni di una vitalità che può superare tanti problemi e tante. È chiaro che, ripeto, se uno in questi 3 anni ha avuto degli abbandoni consistenti, ha dei problemi e quei problemi ci sono, ma
certe ferite, anche se non passano, possono diventare veramente una fonte di saggezza e di apprendimento. È sempre possibile trasformare. Non è che siccome ci sono quelle ferite ormai non c'è più niente da fare, quello è spacciato psicologicamente, perché ogni ferita, anche grave, può essere trasformata se sei fortunato, ovviamente, se incontri le persone giuste, Bravo. se ti succede, insomma, ecco, però c'è sempre questa possibilità di sorridere alla vita mantenendo il fatto che come uno può continuare a sorridere alla vita se gli manca una gamba, Certo. ci sono quelli che ci riescono, come ci riescono quelli che diventano ciechi, nonostante tutto il dolore, eccetera, poi sorridono alla vita, e ci sono tanti esempi di questo. Persone che stanno fisicamente a pezzi e che pure hanno un sorriso alla vita, non forzato, non quelli che cercano il sorriso del depresso, no, un sorriso autentico. Io ne conosco qualcuno che ammiro enormemente perché non lo so, io a quel punto, io come corpo-mente che cosa mi succede? Cosa succederebbe? Non lo so, mi ci dovrei trovare. Ecco, Certo. e quindi è sempre possibile che comunque una ferita diventi una... c'era un bel racconto di un medico che parlava di un ragazzo giovane, a cui avevano amputato una gamba dal ginocchio in giù. Questo, capito, era un giocatore di football, eccetera, insomma, stava veramente a pezzi, a pezzi. E, a un certo punto, questo medico gli faceva fare dei disegni e questo aveva disegnato un vaso crepato Mm, con una crepa certo. e diceva, ecco, si è rotto, la mia vita si è rotta e non ci si può fare niente. Questa era l'immagine. L'immagine. Poi, passato del tempo, ha cominciato insomma, a risentirsi vivo. Non mi ricordo adesso, in ospedale c'era una ragazza che stava malissimo e lui gli si presentò saltellando sull'unica gamba che c'aveva. Insomma, e così fecero amicizia. Insomma, ci fu un fiorire. E allora, a un certo punto, riguardando con il medico i suoi vecchi disegni, gli ricapitò in mano quel disegno e dice adesso lo voglio finire e disegnò una luce che usciva da quella crepa e diceva Prego. senza questa crepa la luce dentro al vaso non sarebbe potuta uscire. Ed è grazie a quella crepa che questa luce Sì, ecco, è quindi uscita fuori. Grazie. può succedere. Grazie, caro. Posso? Prego, Ciao Mauro. caro. Sì, buona serata a tutti. Beh, prima mi sono sentito chiamato in causa perché quando parlavi delle piccole o grandi dipendenze, avevo disattivato il video per mangiarmi il mio gelatino serale, senza il Bello. quale, che poi era la coppa del nonno, insomma, effettivamente sono cose che ci sono, insomma, mi sono ritrovato in tante cose. E poi riguardo, sì, mi è venuto in mente quello che anche Tony Parsons dice, che qualsiasi cosa è l'amato. E ogni tanto mi chiedo che significato dare a questa. Dice, ma ci sei seduto sopra, è quella sedia, è quel muro, è quel. Allora, quel senso di mancanza che abbiamo è perché non vediamo che qualsiasi cosa abbiamo, qualsiasi pensiero, qualsiasi è l'assoluto, l'amato, Dio, non so come chiamarlo, solo che è così difficile ehm, rendersene conto che effettivamente mm, che appunto non è facile.
Poi mi sono segnato prima che dicevi che non dipendiamo dall'oggetto, ma dal sollievo che l'oggetto ci dà. E mi è venuto in mente, non so se sei stato tu tempo fa, a fare l'esempio di un motorino, cioè che un ragazzino vuole un motorino e aspetta questo motorino e che sarà la sua gioia, la gioia della sua vita, la gioia. Poi quando arriva il motorino, magari per qualche giorno è felicissimo, va in giro solo col motorino, ma dopo un po' si abitua, magari lo lascia in garage. Per cui è evidente che non sono gli oggetti che ci fanno felici, ma è un qualcosa, forse il fatto che dopo non devo più aspettare qualcosa, allora sono felice, non so, non c'è più il desiderio, come se fosse il desiderio la causa di una certa infelicità. Insomma, ecco, e poi un altro. Sì, mi è piaciuto anche il fatto che l'io separato è una resistenza al presente, anche quella, perché l'altro giorno mi chiedevo, ma che cos'è la non dualità? È molto difficile da capire la non dualità, però la dualità forse si può un po' capire, ma con tante sfaccettature, cioè la dualità, ad esempio, quando io dico questa cosa non va, così non va bene. Ehm, ecco, già questo probabilmente è la dualità, nel senso che è il contrario di quello che dicevo prima, citavo Tony Parsons, che qualsiasi cosa è l'amato. Sì, sì. Mm, mm. Dunque, niente, volevo riferire così alcune sensazioni che ho avuto in questa serata, con la poca voce che mi è rimasta. Grazie comunque. Grazie a te. Sì, vedi, in realtà la, la non dualità non si contrappone alla dualità, la comprende, la include. Questo è il punto, cioè il punto quando dico questo non va bene è che sto creando l'illusione di una dualità tra ciò che va bene e ciò che non va bene. Ma, ma è possibile accorgersi che dire questo non va bene, cioè che anche questo dire questo non va bene è l'amato, che appare come la creazione di una dualità che non c'è. L'amato è anche dire questo non va bene, è anche vivere una dipendenza. Certamente vivere una dipendenza porta a soffrire, ma il tutto include anche la sofferenza, il tutto include anche quello, quindi a parte diciamo che, ripeto, ho una distinzione fra la dipendenza naturale, che non può non esserci affinché noi esistiamo, e la dipendenza invece, chiamiamola, che ci costruiamo noi, no? Allora, la dipendenza naturale, che io posso tranquillamente chiamare interdipendenza di tutte le cose, quindi interdipendenza già non è più quella che noi pensiamo, perché la dipendenza è che io dipendo da un'altra cosa. Interdipendenza vuol dire che tutto dipende da tutto. Quindi, ecco, perché altrimenti certe fantasie un po' narcisiste che si trovano negli ambienti spirituali è che il liberato è libero da tutto. Cioè, no, non è libero da tutto. Intanto, l'idea, come sai, di una persona liberata è una contraddizione in termini, perché la liberazione è una dimensione che riguarda tutti noi.
e quindi non c'è una persona liberata, perché se c'è una persona che dice io sono illuminato, però tu no, e l'essenza dell'illuminazione è vedere la non separazione, ti rendi conto che c'è qualcosa che non funziona nella logica di questa persona, perché se c'è non separazione, come faccio che io sono illuminato e tu no? L'illuminazione è, come ho detto in un forse non è tanto tempo fa che ho fatto un satsang su quello, sul risveglio, no? Su tutta gli autoinganni del risveglio. Quindi l'idea di essere indipendente non significa che io non ho bisogno di nessuno. Ecco, questo è un punto importante secondo me. Cioè, dire io, mi viene in mente quella, com'era quella cosa del profumo da uomo, diceva l'uomo che non deve chiedere nulla, no? Io non ho bisogno di nessuno, di niente e di nessuno. Bene, non hai bisogno dell'aria, non hai bisogno dell'acqua, non hai bisogno dello sguardo, non avevi bisogno dello sguardo di tua mamma che ti diceva bravo, non hai bisogno insomma, chiaramente, no, io sono autonomo, quella non è una fantasia, è una fantasia. Se per io non ho bisogno di nessuno, intendiamo la mente e il corpo, la mente e il corpo hanno sempre bisogno di qualcosa, sono sempre dipendenti da qualcosa e sono dipendenti come tutti gli altri corpi per quello che riguarda le cose materiali, ma sono anche dipendenti di cose specifiche, di dipendenze specifiche che si sono manifestate nel corso della sua unica vita. Ognuno ha la sua vita, magari a lui è capitato che una volta che sul balcone con gli amici ha cominciato a fumare la sigaretta perché si sentiva grande e mo c'ha la dipendenza dalle sigarette, un altro invece non ce l'ha perché ha avuto un'altra storia, ma sono corpo e la mente hanno sempre delle dipendenze. Possono riuscire a risolvere alcune dipendenze se ci riescono e magari sono dipendenze che potevano fargli star male, ma non tutte le dipendenze. Non esiste un corpo perfetto, non esiste una mente perfetta. Ci avremo sempre le nostre abitudini, innocue, come il gelato del nonno, insomma, che tu, me lo immagino, se una sera ne fai a meno, non è che ti suicidi, insomma, no? Ne fai a meno, ti dispiace, domani me lo rimangio, insomma, no? Ecco, quindi ci sono delle dipendenze che rimangono, insomma. Cioè, e altre che uno magari dice, mo me ne libero perché queste mi fanno male. Ma questo io non ho bisogno di nessuno. È assurdo perché i corpi elementi sono collegati, interdipendenti da tutti gli altri, da tutte le altre. Diceva anche come relazioni interpersonali, diceva Aristotele, l'uomo è un animale sociale, no? Un animale che ha bisogno di vivere in compagnia. E se tu fai l'eremita e dici io non ho bisogno di compagnia e me ne vado da solo in cima a una montagna, se o le compagnie se le fa mentalmente e viene costantemente, diciamo, occupato da un scenario immaginario fatto di tanta gente, oppure trova una connessione e una compagnia con la natura, con l'aria, con il sole, con i profumi, con la natura, però è sempre una relazione, è sempre un legame. Non si può fare a meno dei legami né il corpo né la mente. E nello stesso tempo, se uno dice io non ho bisogno di nessuno, se per io intendi l'infinito che sei, quella voragine che ti dice guarda, non hai bisogno di tornare a casa perché sei sempre stato a casa, perché io sono te e tu sei me, e cioè l'infinito, beh, allora sì, non hai bisogno di nessuno, di niente, perché sei tutto, perché sei la sorgente di tutto. E allora lo puoi dire, solo che la parola io è sempre un po' troppo personalizzata, no? Ma è soltanto
nel riconoscimento dell'infinito che siamo, che quel buco non è più un buco. È solo quando tu diventi quel buco senza fondo, cioè infinito, che non avrai più il senso di essere incompleto. E non lo diventi negando il fatto di essere un corpo e una mente, perché non sarebbe più l'infinito, sarebbe un quasi infinito in cui manca un corpo e una mente. No, anche il corpo e la mente, tutto. Mm. Mm. Grazie. Grazie a te. Posso? Prego, Ciao, ciao, ciao ciao. Mauro. Ho letto un libro di Jean Klein, eh, o meglio, ho sentito l'audiolibro. Dopo ho comprato anche il libro per assorbirlo meglio. E ho ritrovato una frase, Che libro era? Qual era il titolo? La naturalezza dell'essere, Ah, forse. sì, sì. E forse è in quel libro lì, adesso non mi ricordo bene, però che parlava di una cosa molto sottile. E, parlava è una cosa di cui hai parlato anche tu, mi piacerebbe approfondirla, che anche quando siamo coscienti dell'assenza di ogni oggetto, è comunque qualcosa eh, è sempre coscienza di qualcosa. Sì, Quella frase, cioè, mi ricordo le tue parole che dicevi che comunque c'è sempre una sottile dualità anche lì. sì, Eh, sì. Allora, si può, cioè, se tu sei con gli occhi chiusi, non vedi. Beh, adesso passami sta metafora, non è proprio giusta perché in realtà quando gli stai con gli occhi chiusi tu vedi le palpebre abbassate degli occhi, no? Però, diciamo adesso per capire, un conto è essere con gli occhi chiusi, cioè non vedere, indipendentemente da quello che c'è. Tu stai in una stanza, c'hai il computer davanti, c'hai i muri, eccetera, e vedi. Se chiudi gli occhi, non vedi più niente. Un conto è che se ti trovi invece con gli occhi aperti in una stanza completamente buia, allora lì non vedi niente, non perché non vedi, ma perché vedi un buio che è l'assenza di tutte le altre cose. Ecco, allora, nel momento in cui spesso questo si applica soprattutto a degli stati anche contemplativi, meditativi, in cui la mente gradualmente, piano piano, si svuota di ogni contenuto, no? Uno comincia che è consapevole delle sensazioni fisiche, dei pensieri, dei ricordi, dei suoni, degli odori, poi mano a mano che aumenta il silenzio, la calma, tutte queste cose svaniscono e la mente si ritrova a non vedere più niente. Ecco, però vede l'assenza delle cose, vede che non ci sono più contenuti, vede che c'è un vuoto, ma questo vuoto se ne rende conto perché lo vede, quindi in qualche modo c'è ancora un osservatore testimone che osserva un oggetto che è l'assenza dei contenuti. Questo è completamente diverso dal fatto che collassa il dualismo fra soggetto e oggetto e quindi non è che vedi l'assenza delle cose, è che sei quello spazio. E, uno potrebbe dire è uno stato inconscio, mm. è uno stato
che viene chiamato inconscio rispetto all'essere coscienti di qualcosa. Cioè, se tu sei cosciente di qualcosa, sei cosciente anche del supporto meditativo quando mediti, no? La fiamma della candela, il respiro, sei cosciente di qualcosa. Poi sparisce pure quello e sei cosciente che non c'è niente da percepire, ma sei cosciente. Nel momento che collassa questa distanza, quella coscienza di qualcosa non c'è più. Ma possiamo dire che non c'è più coscienza? No, perché il discorso conscio e inconscio si applica soltanto alla coscienza di qualcosa. Ho capito. Se questa coscienza di qualcosa non c'è più, non solo perché non c'è più qualcosa, ma non c'è più nemmeno quello che osserva, allora quello che resta, che cos'è? Certo, la mente non lo può né nominare né concepire, ma non possiamo chiamarlo un niente, perché non è che poi a volte succede che ritornano le cose, la coscienza di qualcosa. E allora, se ritornano, vuol dire che non se ne sono mai andate veramente, perché come fa, se la coscienza svanisse nel nulla, come fa a tornare? Mm. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che c'era era lo spazio comune alla coscienza e al soggetto e all'oggetto, cioè era veramente il tutto non duale, che tu non puoi percepire coscientemente come se ti fosse di fronte, perché se il tutto ti sta di fronte non è il tutto che ci manchi tu. Quindi è chiaro che se tu scopri che il miraggio di di un osservatore o di un osservato svanisce e che tu sei quello che realmente c'è sotto tutto questo, lo puoi essere e lo conosci perché lo sei, non perché lo percepisci, capisci? È diverso, è una conoscenza per identità, non è una conoscenza oggettiva. Di rapporto, di Eh. rapporto. Sì. E il bello è che in questo niente, diciamo così, chiamiamolo niente, noi lo possiamo vivere come un vuoto o come un pieno. Dicevo qualche tempo fa, no? Cioè può essere talmente pieno come l'essere di Parmenide o può essere completamente vuoto, perché ormai l'idea di vuoto pieno non ha più senso rispetto a quello che sei. E però poi se lo vivi come un vuoto, questo vuoto poi si riempie di tutte le cose che vengono percepite dalla coscienza, quindi che diventano un'espressione di quello, un'espressione di quel non saper che dire di che cos'è, perché lo sei, lo sai perché lo sei, ma nello stesso tempo non ne puoi essere cosciente come di un oggetto. È come la propria presenza, in realtà è molto simile. Cioè, il fatto che io adesso ci sono è il mio esserci, è il mio essere. L'essere è proprio la realtà, l'esistenza, che è talmente evidente. Non è che ci devo pensare. No. Se io in questo momento mollo tutto, se io in questo momento mollo tutto quello che vedo, che penso, che sento, io rimane a monte di tutto questo il mio senso di esserci, se non ci fossi prima
non potrei percepire niente. Quindi anche quando mollo tutte le percezioni, il mio esserci è la cosa più evidente che ci sia, la cosa più concreta che ci sia, l'esserci. Ma lo è perché, perché c'è la coscienza e quindi in qualche modo sono due cose collegate insieme. Esserci e sapere di esserci sono collegati, anche se è possibile esserci senza sapere di esserci. Non perché sei diventato inconscio, perché sei talmente presente che non c'è bisogno che ti dici che ci sei, capisci? Il problema è sempre il cercatore alla fine. Problema. No? Sì. Sì. C'è il mio carissimo amico Carlo Buono, che è un non dualista che sta a Ferrara, e lui si esprime fondamentalmente attraverso aforismi non dualisti, e mi piacciono un sacco. E adesso tu parlavi del cercatore, ce n'è uno che dice: cercare, cercare, questo continuo avallo al pensiero di non aver trovato l'imperdibile. E già fanno ridere perché sono talmente... Sì, sì. Sì, un po' come mi viene in mente il tuo incontro che ogni tanto vado a risentirmelo su YouTube con Nisargadatta, che quando gli avevi fatto, mi pare che fosse stato, gli avevi fatto una domanda sulla coscienza e lui ti aveva detto no, ritorna, è una domanda troppo sì, intellettuale, ha sì, detto no, sì. no. E poi il giorno dopo tu sei tornato lo stesso che ti aveva detto di non tornare Sì, perché e dovevo partire, dovevi quindi dovevo partire aspettare. e ti ha dato una risposta riguardante, mi pare, l'essere nel presente, sprofondare nel presente, dopo Andare... fino a quando il cercatore muore. Mi sì, pare che fosse quella la risposta. È un po' questo, insomma. sì, sì. Io infatti, sì, quella volta capii, ma ci vogliono ancora parecchi anni prima che capissi veramente quello che, a proposito di onde, Sì, 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 di sì. onde che attraversa. Sì, sì, sì. Eh, Grazie. Grazie a te. Bene, allora se non c'è nessuno che vuole intervenire, noi ci salutiamo qui, vi auguro una serena notte e niente, alla prossima occasione di incontro, e grazie come al solito a Olivia che è esperta nel condurre questi collegamenti. Buonanotte a tutti quanti.